Chegamos aqui na fazenda Lago Escuro, onde eles produzem o leite, produzem o queijo, produzem a carne, tem um horto e tem um restaurante. E o mais legal é que vem o pessoal de fora para fazer estágio aqui, trabalhar e aprender um pouco como fazer as coisas no campo. A gente vai falar com o Fábio, ele está produzindo agora a mussarela e a escamorza e vai contar pra gente como é que é o processo de produzir esses dois queijos. E aqui é onde eles fazem os queijos. Va bene, grazie. Esse que vai fazer mussarela, uma verdadeira mussarela. Ciao, piacere, Vinicius. Tchau, tchau, salve. Ciao, ciao. Ciao, valeu. Agora ele vai fazer escamorza. Primeiro a gente viu como é que ele fazia a mussarela. Para fazer ele precisa botar água a 97 graus em cima dessa pasta que ele já fez de formagem aqui. E depois que ele pega essa massa que ficou fermentando aqui, ele tem que colocar naquele tonel de madeira e bota água a 97 graus. Quando ele coloca água a 97 graus, começa a formar o filamento. E aí ele consegue trabalhar. Só que ele tem que trabalhar muito rápido, porque conforme ela esfria, esse filamento pode se quebrar, ele não vai conseguir fazer o formato ou da mussarela ou da escamorza que a gente vai ver agora. Então é um trabalho que você tem que fazer em 2 ou em 3 pessoas, porque senão você não consegue fazer. Vocês vão ver eles trabalhando agora, é uma coisa muito rápida para conseguir fazer. E ali tem água fria, que é tanto para manter o formato do queijo, quanto para você não queimar a mão, porque aquilo ali está 97 graus. Tutte più dure quelle della scamosa. Sì. C'è meno acqua dentro perché deve essere più asciutta lei. Quindi non è morbida come la mozzarella, deve essere molto morbida. Estava explicando pra gente também que tem o tempo da fermentação ali, tem que tomar muito cuidado com o tempo, porque se você não deixar fermentar o suficiente, ele não forma os filamentos e você meio que se estraga com o queijo. Então você precisa estar sempre testando para ele conseguir fazer o filamento desse jeito e fazer esse formato bonito e liso por fora. Qui per vedere se è buona la filatura. Sì. E come facciamo per sapere? Allora, spacchiamo la cagliata e proviamo a filarla con l'acqua a 94 gradi. Se troviamo il punto di filatura giusto, è pronta per essere trasformata in scamorza. Va bene, va bene. E é um trabalho muito do olho, porque ele está olhando ali se o filamento está formado o suficiente para você fazer o formato. É muito da experiência, né? Agora ele vai colocar um pouquinho mais de água para esquentar um pouco mais a massa. Vai trabalhando, vai puxando. Ela tá fazendo ali, ela vai amarrar e pendurar. Vedi che bella liscia la pasta. E é legal porque nunca é o mesmo formato. Por mais que ele seja experiente na hora de fazer, cada um sai de um jeito. Bagnati le mani e poi diventano della pizza. Como se fa com o impasto della pizza. Poi la chiudi, la mozzi e dopo fai come vuoi. Então bisogna fare così. Poi fanne due li puoi fare. Quindi qui. Ma allora c'è già detto. Hai fatto la pizza? Sì. E aí, é difícil? Ah, é uma massa sim, mas é uma massa um pouco mais dura. E ela queima um pouco a mão. Ah, é? Ó, já. É, ele queima, ó, minha mão tá vermelha já, ó. Tá vendo? Caramba, ó. Porque é bem quente e por isso que ele vai botando a mão aqui na água. Na água direto. gelada. É, gente, não é fácil não comer uma mussarela boa. Bene, come è iniziato questo lavoro, questo formaggio?
Sull'azienda agricola ho iniziato nel 1990. Abbiamo iniziato sempre con la prospettiva di fare agricoltura biologica e di un domani di prendere allevamento, di prendere delle vacche e per iniziare la lavorazione del cioccolato, perché la nostra idea è quella di fare un'azienda a ciclo chiuso. Nel 98 ho messo a posto questa struttura, ho fatto un piccolo caseificio e ho iniziato a lavorare il latte. La mia idea però era quella di cercare di fare un formaggi particolari, non il formaggio dell'industria, cioè mungere, lavorare il latte, arriva il commerciale che prende il formaggio, quindi un formaggio particolare, quindi un formaggio al latte crudo in primis. Secondo, un formaggio di vacche al pascolo, infatti ho iniziato subito nel 98 a mettere 15 ettari di pascolo, in cui pascolano 15 vacche, e quindi viene fuori un formaggio secondo me particolare. Di tutto una biodiversità nel formaggio, perché un formaggio d'estate è diverso dal formaggio dell'inverno, oltre che per il colore, anche per il sapore, anche per i profumi e tutto. Lo vedi proprio nel momento in cui lo tagli, che uno è molto giallo intenso d'estate e sul bianco d'inverno, perché mangiando solo secco. E poi un'altra particolarità di questo formaggio, oltre il pascolo, oltre il latte crudo, è che io uso praticamente il 90%, mi faccio io i fermenti che sono enzimi che servono per trasformare il lattosio in acido lattico e quindi per fare il formaggio. Parto dal siero di lavorazione o dal latte e poi io faccio due tipi particolari di formaggio, faccio delle lavorazioni presamiche, quindi che è un formaggio a coagulazione veloce, quindi che possono essere, visto che faccio vedere, possono essere la mozzarella che abbiamo fatto oggi o la scamorza o la provola, oppure può essere, questo è un tipo gorgonzola, un erborinato, è un blu che ho fatto ieri. Vediamo anche gli altri formaggi che faccio, intanto che parlo. Poi qua, vedi questo qui è un mese e mezzo, io faccio un formaggio erborinato sperando che sia blu, ma questo qui è... Questa è una sorpresa. Ecco, della sorpresa, sì, potrei provare a vedere come è detto blu, ma io preferisco avere la sorpresa quando lo apro. A casa ancora un pezzettino glielo faccio scusare. Questo qui è un mese e mezzo, questo qui è una settimana, 10 giorni, vedi che è bucata, adesso oggi la Marta lo bucherà, no, ci ha bucato anche l'altra parte, brava Marta. Questo qui, anche questo è una presame con una cacciata, una pasta semicotta di... Questa qui ha 4 giorni. Semicotta arriva a quanti gradi? Semicotta arriva a 43 gradi. 43. Sì. Sopra quale temperatura è cotta? Cotta deve essere 47, 48, oltre 47, 48 fino a 50. Questa qui invece è una pasta cruda, è 37, 38 gradi, tipo un taleggio morbido. Però vedi, questa qui è la stessa lavorazione e questa è questa. Vedi, questo qui è più duro. Diverso. Sì, questo è più vecchio, però questo è già più duro, questo è venuto più morbido. Vedi? E poi ci sono le provole, quindi le paste filate, faccio le provole, scamorze e mozzarella. Questo qui invece è una lavorazione tipo parmigiano, in una pasta cotta, 50 gradi. E questo bisogna stagionare? Almeno io lo stagiono un anno e mezzo. E questo c'è legno sotto perché... Sì, il legno perché sì, dopo lo metto in una cantina sotto casa, stagionale. E questo qui invece l'ho fatto ieri. Poi faccio le forme grandi e le forme piccole. Questo qui sono 200 litri di latte, viene fuori una forma così. Questo qui è tipo una fontina. E questo è un mese tipo fontina, tipo tipo parmigiano. Io faccio il tipo. Bravo. Questo qui ha già 10 anni. 10 anni. Ce lo uso per filare. E questa è proprio una forma originale di fare? Sì, questo qui a sud una volta le facevano qui, io l'ho preso a sud questo, sono andato giù a sud a prenderlo a Napoli e l'ho portato qui e una volta filavano qui nel legno, adesso puoi filare nel legno solamente, per esempio solamente la mozzarella di bufala puoi filarla nel legno, anche queste qui sono le leggi italiane, mozzarella di vacca no, però quelli dell'ASL gli ho detto io la filo qui, se voi va bene, sì ma fatemi allora i tamponi. Io devo fare ogni 2 volte all'anno i tamponi, ma tanto ci va l'acqua a 97 gradi. Quindi. Tampone mettere... No, tampone deve vedere se ci sono delle cariche batteriche, un test per vedere se c'è batteria o no. Bravo, non ci sono. Ma come il latte crudo è vivo, le batterie parlano si e uccidono si fra di capisce uno loro. l'altro. Poi qui c'è, poi faccio lo yogurt. Lo yogurt, a coagulo intero, coagulo direttamente dentro nel vaso.
Mette in vaso e In vaso e poi in bagnomaria per 6 ore a 45 gradi con i fermenti e coagula direttamente nel per vaso. questo che non si queda acido. Sì, perché- più dolce. E questa è la ricotta. Questo qui è tipo camembert crosta fiorita bianca. Ci accendo tutti i tipi di formaggi che faccio. Questo qui è sempre tipo camembert però una lavorazione diversa, tradizionale. E la mucca che razza La- che è? Svizzera, come si chiama? La Bruna italiana. È un incrocio fra razza svizzera e razza italiana, io ho un po' di incroci, vedi? ok. Avete visto che ha tutti i colori diversi. Questo qui è un fermento per fare delle lattiche, quei formaggi là. Io prendo il latte appena munto, lo lascio a 20 gradi per... assaggialo pure, metti il dito, è buono. Sì, va bene, tranquillo. Lascio il latte fuori 24 ore, 36 ore e poi lo uso per fare quei formaggi là. Tem gosto de queijo Minas. Sério? Então ele usa o fermento natural para fazer o queijo, não coloca. O fermento. Questo qui invece questo qui è il siero che sgronda da quei formaggi là e lo uso anche questo per fare tipo fontina, lo per mischio con il latte, mischio questo, faccio un po' di... Aqui tem uma pequena escola primária, até os 3 anos as crianças ficam aqui, agora elas estão dormindo, a gente tem que falar baixinho, e aí elas aprendem inclusive, a trabalhar no horto aqui. E agora a gente tá indo lá ver o horto, para ver o que eles produzem de verdura, que é toda a matéria-prima que vem para ser usada lá no restaurante. Le stagioni qui come lavora? Vabbè, noi seguiamo molto la stagione, nel senso da metà marzo, come vedete, le sere sono piene di pomodori che vengono pronti fine maggio, le zucchine vengono messe a metà marzo, quindi noi durante l'anno coltiviamo più o meno una 60ina di prodotti diversi, cioè a parte dalla primavera, l'estate, l'autunno, l'inverno, poi grazie a queste 3 serre ci permettono di avere roba durante l'inverno. Tipo l'insalata facciamo un 15 giorni, una 200 piantine, ogni 15 giorni di insalata, giusto per averle in continuazione. E c'è qualche sperimentazione che... Con Luca abbiamo fatto una piccola serrettina qui e abbiamo ordinato dell'insalata un po' particolare che viene usata durante il servizio come misticanza e come anche un prodotto per disegnare i piatti perché è molto particolare e sta un po' di senape. Prova a assaggiarla. Buonissimo. Uhum. E tem aquele gostinho de raiz forte mesmo, ó. Muito legal, né? Muito legal, nossa. É uma preciosidade. Aqui tem o lardo. Aquele que a gente já fez o vídeo, mas não é o lado do Derná. É diferente, dá pra ver que as espécies são diferentes, não tem tanto verdinho, né? É. Ali tem a pancetta. É, aqui a pancetta eles botam nesse mecanismo para prensar bem e tirar um pouco do líquido. Aqui Aí tem o prosciutto. os salames, o presunto, e essa é uma cantina típica que fica embaixo do restaurante. Mas as casas costumam ter isso aqui na Itália, né? É, a casa do Valério que a gente tá, Tem. tinha também uma cantina um pouco menor, né? É. Mas aqui já é uma cantina do castelo, quase. É. Questa è la mozzarella fatta oggi? Una la giriamo e una la facciamo. Vedi, fate a mano c'è la Y, fate a macchina e dritto. Quindi si può sapere se è fatta nella macchina, vedi? Deixa eu ver essa mozzarella aí, Vi. E aí? Buonissimo. Feita hoje, né? Fresco.
E essa é a escamorza. Camorza è una settimana. Ah, essa aqui tá envelhecida uma semana. Vai lá, ó, Vi, tá prova. vendo? Ó? Ela já é mais... Ela tem uma casquinha já formou a Já casquinha. formou casquinha, a massa dentro ela já é mais consistente. Ela é bem diferente da mozzarella. O processo é um pouco parecido, mas o final, o produto é bem diferente. Questo già è proprio del latte, profumo. Buonissimo. Poi E questo è fatto noi qui, stavamo no? qui sì, con la razza e il nero di Parma. Nero di Parma. Ah, è quello che si Maiale fa nero. il prosciutto. Prego. No, salute. 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 Salute! Grazie. Ma quando uno viene in campagna deve mangiare bene. Solo per sapere come lavorare qui, siete arrivati tanti anni fa. Sono arrivato più o meno 3 anni fa. E mi è subito piaciuto il posto, diciamo, il primo giorno di lavoro sono arrivato e invece di entrare in cucina siamo andati nell'orto a raccogliere le verdure e poi le abbiamo portate in cucina. E il fatto sta che sono già passati 3 anni da quando ho iniziato e comunque mi trovo molto bene, non abbastanza. È sempre divertente, sempre. E qui nella tavola abbiamo quante nazioni? Italia, Egitto, Israele e Sardegna. Sardegna. Sardegna di là. Oh. Ah, che bello! Grazie Fabio, sei stato piacere. davvero buon- bel lavoro. Bellissimo. Grazie. Per fare tutto questo la umanità ringrazia. 3 anni e torniamo qui per fare un stagio. Então vi uma fazenda que tem um restaurante, um laticínio, Produz queijo, produz queijo, produz salame. cuida dos animaizinhos, totalmente biológica. Tem uma cantina linda, cheia de salames pendurados, queijos pendurados e vinhos. É ou não é um paraíso? É um paraíso, a gente quer morar aqui. Olha aqui, ó. Cada vez Olha que a gente isso. cruza tem uma visão magnífica dessa. E aqui eles fazem casamentos, eles fazem um monte de eventos e aos finais de semana você pode vir aqui comer. A gente vai deixar na descrição aí do vídeo o endereço. E o telefone, e vocês dão uma ligada a próxima vez que estiver aqui pertinho de Brescia e aparece para experimentar, porque é tudo feito fresco aqui. Tudo A fazenda é orgânico. orgânica, é tudo orgânico. A gente andou de posto em posto e viu todo o cuidado que eles têm. E é uma coisa para levar de exemplo aí, de repente alguém tentar fazer no Brasil. É isso aí, a gente espera que chegue alguém que queira fazer isso, porque realmente é muito legal. E é isso aí, se gostaram, dá um joinha, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!